Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale dedicato al Sutra del Loto e al buddismo di Nichiren. Questa è una serie di video davvero importantissimi, mi raccomando non perderteli, condividi perché sono veramente importanti. Perché in questa serie di video io faccio l'esegesi del Gosho, spiego i Gosho di Nietzsche, non quelli, almeno quelli più importanti, non quelli che quando uno lo capisce, quando uno lo legge, gli rimane qualcosa dentro e dice, ecco, ho letto questo Gosho, a me mi ha dato questo ed è importante perché mi aiuta a vivere, no? Per capire il Gosho, noi il Gosho lo sappiamo, il Gosho non è semplice. Prima d'affrontare lo studio del Gosho, cioè quindi ti dico, prima di cominciare a leggere, è importante sapere e tenere presente alcune cose. Uno, può sembrare ovvio, ma chi era realmente Nietzsche? Perché ha fatto tutto questo? Quali desideri aveva dentro di sé? Poi era consapevole che questo l'avrebbe fatto fare una vita veramente assurda, veramente. E stasera parliamo di un Gosho dove lui lo dice chiaramente sì, io sono consapevole di tutto questo, sono consapevole che sarò maltrattato, sarò esiliato, sarò certamente ucciso. Quindi lui era consapevole di questo. Poi un'altra cosa, il Gosho di cui parliamo questa volta è il Gosho lettera da Sado, no? Sado noi sappiamo che era per il teatro del suo più grande esilio. Sado era un posto infernale, c'era un freddo incredibile. Nietzsche è molto simpatico quando dice: Guarda, non potevo uscire dalla capanna perché non avrei potuto ritornare, perché c'era talmente tanta neve che avrei perso la strada. Quindi immagina in che condizioni lui scrive. Immagina la solitudine sfrenata che aveva. Lui era lì, in questa capanna, da solo, con poco cibo, quasi nessuna veste. Difatti a molti suoi discepoli dice, ma mandatemi qualcosa perché qui c'è un freddo. Non riesco a vivere. Il Gosho, lettera d'Assado, è molto importante perché è uno dei testi più densi e complessi dell'intera produzione dei Gosho, no? E richiede per essere compresa in profondità un'esegesi capace di tenere insieme sia il piano storico che quello dottrinale. È stata scritta nel 1272, un anno infernale per Nietzsche, credimi, durante l'esilio sull'isola di Sado. Essa non è soltanto una testimonianza autobiografica, ma un vero e proprio trattato sulla fede del Sutra del Loto. Sulla fede del Sutra del Loto nell'epoca della fine della legge, nell'epoca di Mappo. In questo scritto Nichiren
non si limita a spiegare un insegnamento, egli mette in gioco la propria vita come prova vivente della veridicità dell'insegnamento del Buddha. Nietzsche ne apre il testo con parole di straordinaria forza che definiscono immediatamente il dono e la funzione dell'intero scritto. Scrive: sono stato condannato a morte 2 volte e 2 volte sono stato esiliato. Immagina un pochettino il suo stato d'animo, perché voi non ci pensate, molti non ci pensano, ma quando leggono il guscio stanno leggendo le lettere di una persona che viveva costantemente nel terrore di essere decapitato. Al tempo di Nietzsche, nel Giappone del XIII secolo, essere capitato e decapitato poteva capitare proprio tutti i momenti e tutti i giorni. Quindi fai attenzione. Questa affermazione iniziale non ha un valore, diciamo, solamente biografico, no? Ma costituisce la chiave per comprendere l'intero Gosho. Nietzsche ne pone fin dall'inizio una domanda, diciamo, implicita, una domanda radicale. Se il Sutra del Loto, dice, è l'insegnamento supremo del Buddha, perché colui che lo propaga è perseguitato? Questa è una domanda che lui si faceva di continuo. È una domanda che ha ispirato quasi tutti i suoi Gosho. L'intero scritto può essere letto come una risposta, diciamo, no? A questa apparente contraddizione. Per comprendere il significato della lettera d'Assado è necessario partire dal contesto storico, ti dicevo, no? Il Giappone del XIII secolo. Il Giappone del XIII secolo era segnato da un sacco di carestie, da un sacco di epidemie, terremoti, guerre, conflitti. Mentre il buddismo istituzionale appariva agli occhi di Nichiren, diciamo, incapace di offrire potremmo dire una salvezza reale. Nietzsche che cosa fa? Interpreta il suo tempo come l'epoca del mappo, in cui gli insegnamenti provvisori hanno perso la loro efficacia. In questo contesto afferma con assoluta decisione: ora, dice, nell'epoca della fine della legge, nessun sutra, eccetto il Sutra del Loto, può condurre le persone all'illuminazione. E questo è un concetto molto importante. La sua insistenza esclusiva, diciamo, sul Sutra del Loto nasce dunque da una, diciamo, potremmo dire, una diagnosi storica e compassionevole, non da un intento, diciamo, polemico. La lettera d'Assado è scritta sotto la pressione di un'urgenza estrema. Non è in gioco soltanto la vita di Nietzsche, ma il destino, lui dice, il destino stesso dell'insegnamento del Buddha. Dal punto di vista esegetico, Nietzsche affronta la questione della persecuzione ricorrendo direttamente al Sutra del Loto. Egli richiama più volte le profezie contenute nei capitoli centrali del Sutra del Loto. Il Sutra del Loto afferma chiaramente che coloro che lo propagheranno nell'epoca futura saranno odiati, calunniati, colpiti da bastoni e spade.
e addirittura esiliati. Su questa base formula una delle affermazioni più celebri e decisive dell'intero Gosho, no? Se io, Nichiren, non fossi perseguitato in questo modo, potrei, dice, dubitare di essere il vero praticante del Sutra del Loto. Questa frase non è un'esaltazione della sofferenza, anche se potrebbe sembrare, fai attenzione, ma è una chiave piuttosto, diciamo, interpretativa, una chiave interpretativa fondamentale. Nietzsche non sostiene che la sofferenza sia di per sé un valore, né che garantisce, diciamo, automaticamente la correttezza di una pratica. Egli afferma piuttosto che nell'epoca di Mappo la diffusione del Dharma corretto non può avvenire senza incontrare una resistenza profonda. Da chi? Dalle forze del male, lui dicevano, dai demoni. L'essenza totale di opposizione indicherebbe semmai un adattamento, diciamo, opportunistico allo spirito del tempo. Un altro passaggio centrale riguarda la consapevolezza della morte. Nietzsche non sa che l'esilio assado equivale nella maggior parte dei casi ad una condanna a morte lenta. Scrive senza illusione, quest'isola di Sado è un luogo da cui poche persone fanno ritorno in vita. E tuttavia aggiunge, e permettimi di dirlo con lucidità, diciamo, assoluta, anche se dovessi morire qui, non proverei alcun rimpianto. Ecco, questa affermazione mostra come Nietzsche concepisce il valore della vita non in termini quantitativi, ma in termini piuttosto qualitativi. Una vita breve, se vissuta in accordo con la legge fondamentale, può essere infinitamente più significativa di una vita lunga vissuta nell'auto, diciamo, conservazione, no? Nel pensare soltanto a se stessi. In questo senso egli dichiara: offrire la propria vita per il Sutra del Loto è la più alta offerta. Un nucleo dottrinale centrale di questo Gosho, della lettera d'Assado, è l'identificazione di Nichiren come il praticante profetizzato del Sutra del Loto. Egli si rende conto di una cosa molto importante, che la sua vita è come è stata profetizzata. E quindi lui è davvero il profeta del Sutra del Loto e questo lo rincuore, perché lo aiuta a sopportare tutto quello che sopporta, lo aiuta a continuare la sua lotta, lo aiuta ad andare oltre. Egli non afferma mai di essere il Buddha, come tanti praticanti lo definiscono, il Buddha dell'ultimo giorno. Nietzsche assolutamente no, è una grande offesa a Nietzsche pensare questo, anche se ti sembra di dargli, insomma, di tenerlo, no, è una grande offesa per Nietzsche. Nietzsche ha fatto tutto questo per amore del Buddha Shakyamuni. Per lui Buddha ce n'era solo uno, era il Buddha Shakyamuni. Tieni presente che al tempo di Nietzsche non c'era il Buddha Amida, che lui contrastava in ogni modo, perché diceva non è il nostro Buddha,
è un Buddha dell'Occidente, un Buddha distante da noi, no? Quindi considerarlo un Buddha eh, e fargli un grande torto. Egli non afferma di essere un Buddha, ma ci dà, diciamo, una verifica, no? Dice, se il Sutra del Loto non è vero, se il Sutra del Loto è falso, allora anche io non sono un vero praticante. Ma se il Sutra del Loto è vero, allora le persecuzioni che subisco ne sono la prova. Capisci che cosa sta cercando di dirti? Sta cercando anche di rassicurarti. Sta cercando di dirti ascoltami perché quello che dico è provato, che ho ragione. Questa identificazione non è presentata come un, diciamo, un privilegio, ma bensì come un, diciamo, potremmo dire, un peso karmico. Essere il praticante del Sutra del Loto nell'epoca di Mappo significa assumersi volontariamente il karma delle persecuzioni per il bene degli altri. Praticanti moderni del buddismo di Nichiren sono molto, pensano sempre a se stessi, a praticare per se stessi. Nichiren non ha mai praticato per se stesso, ha sempre praticato per gli altri. Quindi, se vi volete definire discepoli di Nichiren, levate questo egoismo perché siete stupidi, non discepoli. Quindi fate attenzione. Nichiren esprime una profonda, diciamo, preoccupazione per la loro fede e li ammonisce con parole severe, ma colme di compassione. Tutto questo lo fa per i suoi discepoli. Quindi Nietzsche esprime la sua preoccupazione per coloro che hanno fede nel Sutra del Loto, no? Dice, se temendo le persecuzioni abbandonate la fede, non potrete mai raggiungere la via del Buddha, no? Subito dopo però offre un incoraggiamento che apre una prospettiva temporale, diciamo, più ampia, no? Coloro che ora soffrono per il Sutra del Loto godranno di una felicità senza pari nelle vite future, dice. Quindi sì, ti dice stai attento perché avrai dei grossi problemi, ma sta tranquillo che tutto andrà bene. Non ti sta dicendo avrai una vita da Dio, non ti sta dicendo non avrai, sta dicendo avrai delle vite, una vita un po' dura. Però fai attenzione, andrà tutto bene. Dal punto di vista, diciamo, esegetico, questo mostra che la fede per Nietzsche non è un'esperienza privata, diciamo, o potremmo dire intimistica, ma una, diciamo, potremmo dire una responsabilità condivisa. Il legame tra maestro e discepolo è fondato sulla comune determinazione a realizzare il Dharma, no? Anche a costo di grandi sacrifici. Cioè lui con questo Gosho sta facendo una chiamata alle armi. Sta dicendo noi siamo gli apostoli del Sutra del Loto. Voi seguite l'apostolo del Sutra del Loto.
Proprio perché siamo apostoli del Sutra del Loto e siamo veri fedeli del Sutra del Loto, avremo una marea di problemi che si verificheranno in tutti i modi possibili e immaginabili e inimmaginabili. Ma dice, tranquilli, se noi continuiamo a lottare avremo l'aiuto dei Buddha e raggiungeremo quello che noi desideriamo più di tutti, diventare dei Buddha, non avere una macchina nuova, una casa nuova, un marito nuovo, una moglie nuova, una donna bella, un uomo bello, no, o un nuovo lavoro, no. Qui sta parlando di diventare Buddha. Lo scopo del buddista è avvicinarsi alla buddhità nella propria vita. Se tu ti dichiari buddista e poi nella tua vita sei un animale, sei un'offesa per il buddismo. Se tu ti dichiari buddista e non ti comporti in modo che gli altri dicono però questa qui è una persona incredibile, non sei un buddista. Nichiren poi in questa lettera fa una requisitoria, fa una divisione, no? Traccia una divisione tra gli insegnamenti provvisori, quindi quegli insegnamenti prima del Sutra del Loto e il Sutra del Loto. La critica agli altri insegnamenti buddisti è anch'essa, diciamo, presente in questo Gosho, no? In modo esplicito, in modo incisivo, no? Lui dice affidarsi ai sutra provvisori in quest'epoca è come tentare di attraversare l'oceano su una zattera marcia. Hai idea che metafora che usa? No, pensa all'oceano, sta parlando, l'oceano. Questa posizione va letta nel suo contesto salvifico. Nietzsche non nega il valore storico degli altri insegnamenti. Fai bene attenzione perché tanti praticanti dicono c'è soltanto il Sutra del Loto, tutti gli altri insegnamenti sono da buttare via. No. Ma afferma che questi insegnamenti provvisori non sono più adeguati alle capacità delle persone del suo tempo come del nostro, perché anche noi siamo ancora nell'epoca di Mappo, no? Quindi il criterio è, diciamo, potremmo usare un parolone, un criterio pragmatico ed esistenziale. Un insegnamento è autentico se per Nietzsche è capace di trasformare concretamente la vita. Un aspetto particolarmente moderno, diciamo, della lettera d'Assado è la dimensione, diciamo, potremmo dire, dell'autoesame, no? Nietzsche non dà mai per scontata la propria fede. Questo è importante. Lui dice nel Gosho, esamino giorno e notte se la mia mente è davvero in accordo col Sutra del Loto. Ora, quanti di voi possono dire la stessa cosa? Io vedo la maggior parte di praticanti di Nietzsche sono duri come proprio loro sanno tutto, ma nessuno si fa mai un'autoanalisi e dice vivo in accordo con il Sutra del Loto. No, non se lo dicono perché non lo conoscono. Loro fanno soltanto Nammyo Renge Kyo e basta. Per loro il Sutra del Loto è Nammyo Renge Kyo. Questo atteggiamento rende il testo straordinariamente, diciamo, il testo del Gosho dell'Isola di Sado, straordinariamente attuale.
Nietzsche non chiede una fede cieca, fai bene attenzione a questa cosa, ma una fede che si misuri costantemente con la realtà. Cioè, la fede deve aiutarti nella vita di tutti i giorni, anche quando questa è ostile. Dal punto di vista esistenziale, la lettera d'Assad offre una risposta radicale, diciamo, al problema della sofferenza. Nietzsche non promette l'eliminazione del dolore, non dà degli scopi, piuttosto la trasformazione della sofferenza, no? La trasformazione del dolore, no? Dice, le grandi difficoltà sono segno di una grande fortuna. Ecco qua, facciamo una parentesi. Lui dice, quando tu nella vita vivi dei periodi in cui sembra che la sfortuna sia la tua donna o tuo marito, ecco, fai attenzione, ti dice, stai tranquillo, perché quella sfortuna che stai vivendo è sinonimo di una grande fortuna, di una grande fortuna che verrà. Questo Gosho, la grande struttura complessiva, diciamo, del testo, rivela una, potremmo dire, una coerenza profonda. Persecuzione, fede, vita e dharma non sono, diciamo, cose separate, ma aspetti di un'unica realtà. Ti può succedere di tutto nella vita, lui dice, ma resta in te. L'esilio, la paura, la possibilità della morte non sono ostacoli, lui dice, alla pratica, ma il luogo stesso in cui essa si realizza. Sai che cosa ti dice? Nella sofferenza tu hai la grande fortuna di praticare gli insegnamenti del Buddha, di vivere in accordo con il Sutra del Loto. Quindi dice fai attenzione, ma te ne rendi conto che è grande come ti libera il cuore? E te lo dice una persona che era fino a qui, hai capito? Quindi fai attenzione. Questo goscio, lettera d'Assado, è un goscio molto importante per questi punti fondamentali. Leggitelo e rileggitelo e riascolta questo video. In conclusione, no, un'esegesi della lettera d'Assado rivela un testo di profondità eccezionale, capace di unire rigore dottrinale e, diciamo, potremmo dire, intensità umana. Nietzsche trasforma la sua esperienza personale di persecuzione in un insegnamento universale, mostrando che la fede nel Sutra del Loto non è una fuga dalla realtà, fai attenzione, ma un modo radicale di viverla, di abitarla. Attraverso questo goscio Nietzsche invita ciascuno ad interrogarsi sul proprio rapporto con la sofferenza, no? Sul proprio rapporto con la propria vita, sulla responsabilità, diciamo, verso gli altri e sul significato ultimo della propria vita. Spero di esserti stato utile. Questo è un goscio molto importante per le cose che ti ho detto. È un goscio che ti parla di lui, ti parla di te e ti parla degli altri. Lui, nella situazione in cui si trova, lui pensa ai suoi discepoli.
e gli dice: se state vivendo delle vite dure, non vi preoccupate, andrà tutto bene. Stai tranci, come diceva un mio amico. Quindi andrà tutto bene. Chi è che non soffre, lui dice, nella vita? Però noi siamo praticanti del Sutra del Loto. Dobbiamo trasformare la nostra sofferenza e dimostrare la nostra pratica attraverso la sofferenza, dimostrando agli altri che noi dentro abbiamo una forza particolare, una forza data dagli insegnamenti del Sutra del Loto. Questo è un goscio molto importante, leggilo, rileggilo, rileggilo e rileggilo. E riascolta questo video perché t'ho dato tutte le chiavi. Ho toccato i punti che sono essenziali per comprendere questo goscio. Questo goscio che è un goscio, diciamo, importantissimo, un goscio che ha segnato il suo insegnamento, un goscio che è molto attuale perché parla di sofferenza e ne parla di una persona che soffriva e come si soffriva. Parla di problemi, una persona che i problemi li conosce e come se li conosce. Quindi stai allegro. Ciao, pace e illuminazione.